Qualche giorno fa il garante della privacy italiano ha oscurato in Italia ChatGPT, la prima vera intelligenza artificiale alla portata di tutti, colpevole a suo dire di gravi inadempienze proprio per quanto riguarda il versante privacy. Ne abbiamo già parlato insieme in questo video. Devo però correggermi e chiedervi scusa per un'errata informazione nel mio video precedente. L'Italia infatti non è il primo paese al mondo ad aver oscurato questa intelligenza artificiale, ma ci uniamo ad una manciata di illustri paesi che da sempre si battono per i diritti umani e sicuramente anche per la privacy, come la Russia, la Cina, l'Iran, l'Afghanistan e forse anche la Corea del Nord. Scusatemi ragazzi. Ma fatta la legge, trovato l'inganno. È infatti possibile ancora oggi utilizzare legalmente, o quasi, ChatGPT in Italia, che ricordo non essere un semplice bot di risposte automatiche, ma una vera e propria intelligenza artificiale in grado di evolversi, sostenere discussioni e aiutarci nel lavoro, come nel mio caso, nello studio, nella programmazione, in tantissimi ambiti. E questo forse l'Italia non l'ha ancora capito. Prima di dirti come fare però ti invito ad entrare nel mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals, che trovi linkato qui sotto in descrizione video, perché troverai centinaia di offerte dal mondo della tecnologia, gift card, regalini, segnalazioni di nuovi video, curiosità e anche il link per utilizzare ChatGPT in maniera legale qui in Italia. Quindi entraci subito, c'è il link qui sotto, siamo già in oltre 30.000. In realtà ci sono un paio di modi per accedere a ChatGPT in Italia. Il primo è quello un po' meno legale, ovvero utilizzare una VPN che ci geolocalizzi in un paese più libero, in cui ChatGPT è liberamente utilizzabile. Per far questo vi serve una VPN e tranquilli, non dovete mettere mano al portafogli, perché vi basterà utilizzare una VPN gratuita come quella integrata nel browser Internet Opera. Ve l'ho già parlato in questo video, quindi scaricatevi Opera, attivate la sua VPN e potrete collegarvi tranquillamente a ChatGPT. In alternativa alle VPN, se proprio non vi piacciono, se non volete utilizzarle, se volete restare quanto più possibile nella legalità, potete utilizzare dei servizi che sfruttano le API di ChatGPT, ovvero delle chiavi di accesso al database, alla conoscenza dell'intelligenza artificiale di OpenAI, che replicano l'esperienza quasi uno a uno. Io comunque utilizzo questa, ovvero Pizza GPT, che trovate linkata proprio nel mio canale Telegram Tech Best Deals. E come vedete gli sviluppatori mettono già le mani avanti, si dice così dalle mie parti, ovvero chiariscono subito che la privacy non è compromessa perché le chat non vengono salvate. Comunque, Pizza GPT rispetto a ChatGPT di OpenAI ovviamente non può contare sugli stessi server, sulla stessa potenza di calcolo. Questo comporta che PizzaGPT risponde correttamente, esattamente come ChatGPT, a quel che gli chiediamo, ma non è in grado di sostenere delle discussioni, non è in grado di ricordare quel che ha scritto poche righe più in alto, e questa è una grande limitazione purtroppo, in quanto è uno dei punti di forza più importanti delle intelligenze artificiali, in grado appunto di apprendere, evolversi nella stessa discussione, nella stessa chat. E questo il garante della privacy forse non l'ha ben capito. Comunque PizzaGPT resta un'alternativa a ChatGPT molto più che buona se non si hanno particolari esigenze. Purtroppo la caratteristica che queste nuove intelligenze artificiali hanno di apprendere, sostenere discussioni, evolversi non è ben inquadrata dalla nostra classe politica e diciamo che la cosa non mi sorprende affatto, amici. Ora io sarò ripetitivo, ma io continuo a sostenere l'assurdità della cosa. Una IA, come vi ho appena detto, deve evolversi, deve apprendere, quindi per forza di cose qualche dato va ad immagazzinarlo, altrimenti staremo parlando di un semplice bot di risposte automatiche. E spero che quella della nostra classe dirigente sia solo ignoranza in materia, perché anche loro ovviamente possono sbagliare, possono non essere aggiornatissimi su tutte quelle che sono le nuove tecnologie. Spero invece che dietro questa presa di posizione così netta non ci sia davvero altro. O forse, ragazzi, il garante della privacy, di cui il presidente dovrebbe avere attorno ai 77 anni, non è ben conscio delle potenzialità che queste nuove tecnologie possono portare al mondo, all'umanità, alla scienza, al lavoro, a tutto quanto,
nei prossimi anni. Quindi non facciamo l'errore di tornare al Medioevo. Va benissimo regolamentare le intelligenze artificiali, va benissimo mettere dei paletti, ma non oscuriamole in un modo così netto e così drastico. Cerchiamo, almeno questa volta, come Paese Italia, di restare al passo coi tempi. Bene ragazzi, questo è tutto. Cos'altro posso aggiungere se non che vi terrò ovviamente aggiornati per quanto riguarda ChatGPT ed eventuali alternative. Ora però voglio sapere la vostra opinione, cosa ne pensate di tutto quello che sta succedendo e state utilizzando ChatGPT in qualche modo o qualche sua alternativa? Parliamone insieme qui sotto nei commenti. Vi ricordo che se volete utilizzare PizzaGPT potete entrare nel mio canale Telegram ufficiale TechBestDeals, linkato qui sotto in descrizione video e troverete il link per accedere subito, sia da web sia da mobile. Attenzione amici, questa non è ovviamente una sponsorizzazione, non prendo una lira per quello che sto dicendo, ma cerco solo di darvi una possibilità di poter utilizzare un'intelligenza artificiale gratuitamente e legalmente nei limiti italiani. Bene amici, questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, potete supportarmi con un bel like, potete condividerlo ai vostri amici in modo che tutti sappiano quello che sta succedendo e a usufruire di alternative a ChatGPT o a ChatGPT tramite VPN e se volete iscrivetevi anche al mio canale YouTube, siamo già oltre 90.000, come vedete da quella targa lì in fondo. Grazie a tutti, vi voglio bene amici, io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!